Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Guardate qua che immagine, prende veramente tutto, devo farmi uno studiolo col retro fatto bene, perché con questo nuovo device qua guardate che angolatura. Perfetto, così vedete un po' di cose alle mie spalle. Oggi parliamo di una cosa abbastanza interessante, parliamo della meditazione. Andiamo avanti col nostro percorso spirituale, quello che abbiamo iniziato e che adesso riprenderemo. Avevamo fatto le prime 5 lezioni, questa, se volete, è la 6ª lezione. Intanto poi scrivetemi qua nei commenti se avete fatto un po' quegli esercizi che erano previsti nelle altre lezioni oppure no. E non sono tutti essenziali, ma servono un pochino per prepararsi anche fisicamente, non solo spiritualmente, per riuscire a fare in maniera che il cervello non interferisca troppo, ma ceda un pochino il passo appunto alla parte inconscia, alla parte spirituale. Bene, cos'è la meditazione? Innanzitutto cominciamo a descrivere la meditazione, questa cosa che per noi sembra esotica, provenire dall'estremo oriente, in realtà è una cosa anche molto occidentale. La meditazione esiste dalle notti dei tempi e in tutte le culture c'è la meditazione. Ovviamente in ogni cultura, in ogni filosofia, in ogni religione, in ogni società umana si intende la meditazione una cosa un pochino diversa. Per esempio, nella cristianità accavalla con la contemplazione. Scusate il sorriso, ma al mio fianco è giunta la mia aiutante Olly, che si è seduta su una sedia e vabbè, insomma, anche lei vuole partecipare. Comunque, torniamo a noi. La meditazione, come dicevo, appunto, è descritta ed è vissuta in tanti modi diversi, a secondo di chi appunto la vive o della filosofia che applica per poter arrivare, o del percorso che applica per poter arrivare alla meditazione. Ma in sostanza in cosa consiste la meditazione? Consiste in uno stato di rilassamento e di alterazione o di espansione della coscienza. Quindi questo stato alterato o espanso della coscienza permette di percepire, di ampliare la propria visione del mondo o il proprio stato di rilassamento. Ci sono anche altri effetti, chiamiamoli così, collaterali o che comunque rientrano nel risultato della meditazione, ma ci arriveremo a mano che andremo avanti con il percorso spirituale. Vedete che la Olly qua al mio fianco è già in stato di meditativo. La vedete come si concentra, come si rilassa e come riesce a contemplare un'unica cosa, cioè il sottoscritto. Guardate un po', la vedete lì? Oppa! Va bene. Comunque il discorso della meditazione è un discorso abbastanza complesso e quindi come tale dobbiamo affrontarlo. Innanzitutto ogni persona raggiunge uno stato meditativo in modo diverso e intende lo stato meditativo non sempre nel modo identico in cui lo intendono gli altri. Abbiamo detto che sostanzialmente è uno stato alterato di coscienza o uno stato di espansione di coscienza, generalmente raggiunto nel massimo relax possibile della persona, in cui la coscienza perde almeno in parte il contatto con il corpo fisico e con il mondo esterno.
Come possiamo raggiungere questa meditazione? Allora dobbiamo un attimino anche destrutturarci dal concetto di meditazione che abbiamo nel senso orientalistico della cosa. Per esempio, un tipo di meditazione molto semplice che possiamo fare ogni giorno è quello di vivere il momento presente. Cosa vuole dire? Vuole dire che noi spesso viviamo nel futuro o nel passato, cioè nel mentre che espletiamo le nostre funzioni quotidiane, stiamo facendo colazione con una bella tazza di caffè latte, di caffè o di cappuccino, di quello che volete, davanti agli occhi e una brioche, nel frattempo noi pensiamo cosa faremo durante la giornata, oppure a un fatto che è accaduto ieri, magari un fatto simpatico o un fattore di stress o qualsiasi altra cosa, un incontro, quello che è successo ieri, o quello che dovremo fare durante la giornata, o dove dovremo andare, o cosa ci piacerebbe fare questa sera una volta terminato il lavoro. Quasi mai, anzi mai in genere, stiamo effettivamente vivendo coscientemente il momento presente, cioè vivendo l'esatta cosa che stiamo facendo, bevendo una tazza magari di caffè. Quindi assaggiando, assaporando il gusto del caffè, determinandone proprio la bontà. Rimanere concentrati sul momento della degustazione, ad esempio, è già di per sé una meditazione molto semplice, molto basica, ma è l'inizio della meditazione vera e propria. Quindi un esercizio che possiamo fare è quello di concentrarci su alcune cose che facciamo nell'esatto momento in cui le facciamo. Guardiamo un panorama e ci concentriamo solo ed esclusivamente sulla bellezza del panorama. Annusiamo un profumo e ci concentriamo solo ed esclusivamente sull'aroma di quel profumo. Degustiamo una tazza di caffè piuttosto che un bicchiere di vino e ci concentriamo solo sul sapore, sullo stato d'animo che ci crea quel sapore, quell'odore, quella meraviglia che stiamo guardando. Bene, questo è il compitino che dovete fare fino alla prossima lezione di spiritualità. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se voi già meditate, che tipo di meditazione utilizzate, e la prossima volta approfondiremo un attimino anche questo percorso. Iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete, mi raccomando, sui vostri social, che è molto importante per voi, è gratuito e ci si impiega un attimo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Armanno.